Hidetaka Miyazaki, incredibile appassionato di Berserk e Ocarina of Time nella parte adulta di gioco e punta di diamante di From Software, decide di approfondire Demon's Souls, trasformandolo in un unico open world di storie abbozzate e descrizioni illuminanti così da mantenere attiva la tradizione, applicando un ritorno agli anni 80 per quanto riguarda meccaniche e difficoltà. Miyazaki è un uomo semplice del resto, vede un'aria tranquilla, ci mette in mezzo dei mini boss ogni 3 passi. Eppure quando la frustrazione per una fisica storpiata derivante da una lancia e un cornicione passa, il gioco diverte, ti assorbe nella propria ambientazione con 36 rimandi a Berserk a ogni passo e una varietà di nemici interessante. Dicevo poco fa che Miyazaki è un grande appassionato di Ocarina of Time. E il guerriero d'acciaio fu il primo grande amore del direttore. Ogni nemico della sua serie Souls doveva infatti essere esattamente così: spavaldo, arrogante, difficile da gestire e soprattutto dare al giocatore una sfida. In aiuto accorse anche un sistema di danno a percentuale che sarà in grado di annichilire anche un personaggio al 712 attraverso nemici basi del primo percorso. Ciò nonostante, Dark Souls riesce a stupire e a farsi amare. La sua formula di morte, perdita e di progressi e ritorno ha un appeal irresistibile, spingendo il giocatore al torpiloquio più sentito e sincero mentre si accinge a recuperare il potere perduto. Splendido il level design di alcune aree, che spazia dal puro sadismo a citazioni di luoghi veramente esistenti, in un mix tragicomico di odio e amore. La frustrazione che deriva dal titolo è spesso e volentieri un'enorme svista da parte degli sviluppatori, o come mi piace vederla, il riversare i propri malesseri in stringhe di codice e programmazione onde a far soffrire i propri acquirenti. Considerando fisiche buttate al vento, environment molto piacione dove nemici trapassano muri o colonne e colpiscono lo stesso, boss che possono distruggere il proprio personaggio in un solo colpo e il voler giustificare queste gravi falle da parte di una community avvelenata, addossando la colpa a giocatori inetti. D'altro canto, l'open world perfettamente collegato è una vera e propria gioia da esplorare, che spinge a finire nei peggiori cunicoli e anfratti di un ammasso di pezzi di legno e melma fatti passare per città, pur d'aver visto al 100% tutto ciò che la mappa poteva offrire. Lo stile dark fantasy che permea l'atmosfera, infatti, è una costante che per gli amanti del genere accarezza la libidine. Complici soprattutto una direzione artistica ottima e una varietà di boss davvero unica, che non ha nulla da invidiare ai capitoli più recenti della saga e che ad ora perdura nell'essere il punto di spicco del brand. Il primo Dark Souls, infatti, nemmeno a dirlo, vanta nonostante gli anni trascorsi ancora una fama incredibile. Apprezzatissimo tutt'oggi e capace di dare ancora moltissimo. Il suo pantheon di personaggi secondari, inoltre, fornisce informazioni sul contesto di disperazione e desiderio di rivalsa in un mondo alla rovina, nonostante l'unico che davvero importi sia Sigmar da Catarina. Gli altri possono tranquillamente bruciare tra le fiamme del padre dell'abisso. Ironico il fatto che From Software abbia dovuto tagliare pezzi importanti del proprio prodotto, tagliandone ulteriori che comunque avrebbero donato tantissimo a determinate backstories. Ma tant'è, Dark Souls è così, un perfetto 50-50 di frustrazione e apprezzamento. Non c'è niente da fare, sai già che ti romperà le palle nel momento in cui ripieghi lo scontrino della custodia, ma, come dice il detto, l'amore non è bello se non è litigarello. E fine del mortorio! E che cazzo! Non mi ha insegnato niente, The Pruld! Dark Souls è un gioco felice!